Buongiorno a tutti. Quest'oggi io parlerei di magia e vorrei partire da alcune cose che sono state scritte, vale a dire la via della mano destra e la via della mano sinistra. E vorrei spiegare quali sono le verità e quali i fraintendimenti. Dunque, la via della mano destra è in pratica la via del cervello sinistro. Il cervello sinistro è quello deputato soprattutto al linguaggio, quindi alla parte razionale. E voi sapete che fra il cervello e il corpo c'è questo chiasma che sta all'altezza del collo, dove si incrociano le parti nervose. Per cui la mano destra corrisponde al cervello sinistro e viceversa. Quindi la via della mano destra è in realtà una via razionale. La via della mano sinistra non è una via irrazionale, ma è una via del profondo. Ricordatevi che la sinistra è la mano del cuore, come si dice, no? Perché è collegata all'anima, perché è collegata all'inconscio, perché è collegata al cervello destro che è deputato appunto all'inconscio, non solo, c'è anche le capacità visospaziali, la musica e tante altre cose, temporali e spaziali. Dunque, la via della mano destra è una via considerata più maschile, è vero, è più razionale, ed è la magia fatta con i glifi, con i rituali, con i riti magici, eccetera, eccetera. La via della mano sinistra si conquista all'interno ed è una via femminile, quindi considerata di bassa lega, perché il femminile è inferiore al maschile. Così dicevano. Uno dei fautori della via della mano destra fu Julius Evola, che si chiamava in realtà Giulio Cesare Evola. Credo che gli abbiano dato, come spesso usava, il nome del nonno, che comunque qualche pretesa familiare in ballo l'aveva, no? Perché insomma dare a un figlio il nome di Giulio Cesare, tant'è vero che Evola prese il nome di Julius per riferirsi di più al latino. Julius Evola fu una specie di D'Annunzio, con a parte il fatto che era fascista, che era antisemita, che era un sacco di cose, era un grande studioso che ci aveva capito veramente poco, era uno che doveva compensare dei suoi vuoti e fra l'altro si dedicò più di quanto si creda alla magia, collegata con un altro gruppo magico che andava molto in voga all'epoca. Lo faceva più privatamente che pubblicamente, ma lo faceva. Ho conosciuto gente che è andata da lui, che ha parlato, che erano suoi seguaci, eccetera, e lui soprattutto dopo l'incidente che ebbe in guerra, no? In cui finì su una sedia a rotelle, una lesione della spina dorsale, che lui considerava il contraccolpo alle sue arti magiche, attenzione, e loro vivevano un po' di questo. Era un gruppo che viveva di magia, il che non è del tutto sbagliato, nel senso che la magia ha bisogno di un grande ricorso, di una grande attenzione e di molto tempo per poter essere elaborata, non molto tempo nel fare cose, ma nell'approfondire. Allora, la magia della mano destra è la magia della razionalità, quindi tutto viene fatto mediante rituali di tipo naturalmente ossessivo, no? Come sempre quando si fanno
rituali usando la testa, la mente condizionata, che si ritiene incondizionata perché Julius Evola, che aveva preso molto da Nietzsche, si considerava al di fuori della borghesia, che credeva, ma anche lui credeva. Lui adorava la mitologia antica, no? Gli dei pagani, la Germania con il suo background mitologico, il Santo Graal, il Nibelungi, insomma tutte queste cose qua. E c'era un disprezzo verso la magia della mano sinistra, che era per giunta, e che fu ritenuta ancora di più, la magia nera. Vero niente. Siccome la via della mano sinistra è una via che ha delle basi di occultismo, cioè di ciò che non si vede, e allora viene ritenuta sinistra. Sapete, ho già accennato il significato di che ciò che è sinistro è nero, è non solo nero, che è giusto perché è buio, ma è malvagio, mentre ciò che è destro c'è la destrezza, no? Destro destrezza, sinistro malvagità. Questo ce l'ha inculcato molto la Chiesa Cattolica, perché non è andata mai a sfrugliare l'inconscio, ma anzi, guardatevi bene dal farlo, perché quello che vi occorre è l'obbedienza. Stop. La via della mano sinistra è la via interiore, ed è in pratica quello che io chiamo la magia naturale, se viene fatta in modo naturale, cosa che accade difficilmente. Anche perché nelle scuole di magia, anche quando va bene, ci mettono il segreto finale. Tu fai 4-5 anni, quello che è 6 anni di scuola magica, dopodiché ti svelano il segreto che ti dà la comparazione agli dei, insomma, dove diventi veramente qualcuno. Non è vero niente. Chi insegna magia, se gli va di farlo, deve arrivare a cambiare l'anima dei suoi allievi, ma non infarcendoli di nozioni, ma facendogli conoscere se stessi, che è molto difficile, perché la gente in genere non vuole conoscere se stesso, vuole uscire da se stesso, per il semplice fatto che dentro se stessi ci sono sempre delle parti, dentro noi stessi ci sono sempre delle parti dolorose, in tutti. Per cui andare a rivangare nel profondo e quindi nel passato è una cosa che la gente non ama, ma che l'alchimia propugnava, perché parlava dell'opera al nero, e l'opera al nero era questo, era la via della mano sinistra. Cosa c'è dentro di noi? Dentro di noi c'è il nostro passato che condiziona pesantemente il nostro presente. Se noi non liberiamo il presente dal passato, noi il passato ce lo portiamo dietro tutta la vita e ci condiziona. Ci condiziona sia da quello che gli altri ci hanno trasmesso, in cui abbiamo creduto, sia dalle emozioni negative che abbiamo ricevuto, perché le emozioni positive non ci condizionano, ci piacciono, ma quelle negative ci condizionano, perché scatta l'attacco fuga, che principalmente è una fuga perché siamo bambini. Allora, l'alchimia parla della via della mano sinistra, che è la mano del cuore, ed è la ricerca dentro se stessi. La mano destra invece è quello che scrive formule su formule su formule, no? E poi c'è il segreto iniziatico, no? Il segreto iniziatico è qualcosa che tu ti sei meritato e che alla fine ti svelano. No, è tutta una balla, ed è tutta una fatica interiore invece. È vero che a un certo punto cade la mente e c'è un disvelamento, ma sempre graduale.
ma non te lo può dare un altro. Un altro può dare l'impulso a far cadere la mente, gli impulsi, perché è una cosa graduale, a far cadere la mente e a far capire, ecco, questo, se no uno fa lo psicanalista ed è tutto risolto, anche se in parte sarebbe risolto, ma bravi psicanalisti ce ne sono pochi, ma deve far riconoscere, e qui si svela un segreto, un maestro deve poter far riconoscere le parti che derivano dal passato della persona dalle parti che derivano dall'astrale nero. E qui guardate c'è un pozzo in mezzo. Quello che noi non sappiamo è il potere dell'astrale nero su di noi. Quando Evola parla del colpo di rimbalzo che gli è arrivato, per cui finisce su una sedia a rotelle, lui pensa che ha osato tanto che la magia si è vendicata su di lui, vattene la pesca perché. C'è una tradizione in questo senso, ed è che chi tradisce la magia paga. Ma non è esattamente così, e cioè quando si prende l'impegno della magia noi andiamo a snidare determinate forze, nostre e altrui, e andiamo a snidare delle forze che noi nutriamo e che a loro volta ci nutrono, e cioè ci scambiamo delle energie di tipo diverso, perché l'universo è basato sullo scambio, e queste piccole entità si aspettano che noi proseguiamo questo cammino, e se li tradiamo effettivamente qualche brutto scherzo ce lo possono fare, però da qui a dire che ti possono mettere su una sedia a rotelle, insomma, mi sembra una cosa allucinante. Non hanno questo potere, hanno il potere di spaventarci soprattutto, hanno il potere anche di farci fare dei cattivi incontri, hanno il potere di, poi questo si scopre, e molto si capisce attraverso i sogni. E nella massoneria, dove molto è stato copiato della via della mano destra, hanno creato le 4 agapi. Le 4 agapi e i 4 pasti sacros, che sono ritualizzati, no? 2 agli equinozi e 2 ai solstizi. E come si faceva effettivamente anticamente, no? Erano prescritte determinate riunioni degli iniziati, no? Che si vedevano e facevano dei rituali in cui c'era il pasto sacro, e questo chiamava a raccolta delle piccole entità della natura che venivano ad abbeverarsi a questo e a loro volta donavano qualcos'altro. Che cosa scambiavano? Ma è logico. Trattandosi di entità della natura, loro davano agli iniziati. Gli iniziati sono coloro che iniziano, non sono loro che hanno finito il percorso, a parte che il percorso non si finisce mai, ma erano coloro che trasmettevano delle energie naturali, quindi aiutavano la comprensione della natura, immergendo la persona in un'atmosfera più naturale, mentre l'iniziato dava a queste creaturine una presenza un po' più razionale, quindi li rendevano un po' più coscienti e un po' più addentro al mondo degli uomini. C'era questo scambio. La via della mano sinistra, come ho detto, era fu molto scambiata con la via della magia nera,
perché tutto ciò che è sinistro, che è occulto, se io parlo di occulto, già tutti pensano, oddio, è una cosa terribile, no? E la magia nera è quella cosa che spesso è una cavolata, perché non la sanno neanche fare, insomma, no? E per cui si illudono di fare qualcosa, in genere finisce con 4 scopatine tra i maestri o gli alti gradi e i bassi gradi, ma a volte è anche vera, e lì c'è della gente che è assetata di potere ed è malata contemporaneamente, perché solo una persona malata può desiderare di mettersi desiderare di porsi, di immettersi nella magia nera, perché la magia nera non dà potere per nulla, cioè è sempre uno scambio, no? Io ti do potere e poi mi ti mangio, insomma, un po' come è considerato il demonio nella Chiesa Cattolica, che poi è il corrispondente di quello in definitiva, no? Solo che non è un angelo caduto, ma è l'ignoranza umana, è solo umano, diciamo, non c'è niente di divino. E non ha potere di agire fisicamente sul nostro mondo, però può agire in qualche modo attraverso degli incontri, attraverso delle cose, no? Nel far ascoltare delle cose, nel far incontrare delle persone, nel fare delle scelte, un potere ce l'ha. E quando noi facciamo magia, si dice, ed è vero, noi sovvertiamo un ordine umano. Entriamo in un sovvertimento. Questo sovvertimento qual è? Il sovvertimento vero è che noi facciamo una strada in cui si sfugge all'astrale nero. E qui nero non è in simbolo di sconosciuto, ma di crudele, di cattivo e di malvagio, perché lo è. È la malvagità assoluta, terribile. Tant'è vero che incontrarlo fa molta, ma molta paura. Io ho avuto di questi incontri perché ho fatto il passaggio, credo uno dei più tremendi, insomma, che si possano fare, e per mia scelta, per mia volontà, perché uno se la può squagliare quando vuole, e li ho affrontati, non per vincerli, perché fa ridere i polli l'idea di poter vincere l'astrale nero, no? Facciamo il film Dune, insomma, film gradevole fra l'altro, ma insomma favolistico. L'incontro è tremendo e io ricordo che quando ebbi questi incontri io mi confidai con un'amica che era una donna di grande razionalità, ben impostata, e lei mi ascoltava perché queste cose per lei erano assolutamente ostiche, però mi ascoltava perché mi considerava una persona con i piedi per terra, non pensava che io fossi pazza. E ricordo poi un giorno in cui entrò nell'ascensore mentre stavamo scendendo da casa sua, incontrammo una persona che chiese, mi ricordo che era una monaca con una veste grigia, chiese di entrare nell'ascensore. Nell'ascensore ci fu una devastazione, cioè un risucchio di energie terribili. Io pensai che avesse investito solo me, invece aveva investito anche lei, tant'è vero che mi prese la mano e me la strinse, appena uscita fuori disse: adesso ho capito di cosa stai parlando, perché aveva investito anche lei. Quindi se noi vogliamo fare veramente magia, prima o poi ci troviamo di fronte all'astrale nero, perché quello tenta di papparci, sì. Se noi andiamo a sfrugugliare un mondo profondo, l'astrale nero insorge. Questo è l'ordine che sovvertiamo e tenta di farcisi in vari modi. Uno è quello di farci andare fuori di testa, cioè ci fa pensare che noi siamo dei grandi iniziati, che siamo qualcuno, che siamo predestinati, che siamo stati mandati dal cielo per fare qualcosa, abbiamo un compito sulla terra, noi siamo i discendenti di Tizio, eccetera,
magari un arcangelo come un altro pensò, oppure di un grande personaggio del passato che si reincarna, insomma tutte queste cavolate qua, e piano piano ci fa il vuoto intorno e ci fa impazzire, perché è uno dei metodi più usati dall'astrale, è quello di far impazzire la gente perché se la prende. Oppure tenta di farci disperare, e farci disperare è un modo per almeno ritardare la liberazione dall'astrale nero, perché se siamo disperati siamo senza energie, se siamo impauriti, disperati, terrorizzati, se abbiamo gli attacchi di panico, che siamo depressi, noi non ce la facciamo andare avanti e quindi non ce la facciamo a fare la strada, perché per fare una strada ci vogliono delle energie. La macchina non cammina se non ha la benzina. Quindi loro cercano di farci disperare perché noi così non andiamo avanti e non ci liberiamo dalle loro grinfie. Io parlo solo di ciò che ho sperimentato, esclusivamente di ciò che ho sperimentato, perché io non credo, non avendo più una mente condizionata, in ciò che dicono gli altri. Credo in quello che dicono gli scienziati, perché viene continuamente sondato, verificato, eccetera, no? Salvo poi magari a modificarlo. Non è che non credo in nulla assoluto, no? Nelle cose pratiche, ci credo, insomma, no? Se tu per fare la marmellata ti hanno detto che la devi cuocere, la devi sterilizzare o ci devi mettere qualcosa, io ci credo, no? Perché è una cosa provata e riprovata. Non credo nei fatti moralistici e moraleggianti. Non credo nelle religioni, in tutto ciò che viene trasmesso come ideologia. Ok, quindi, come ho detto, per liberare la mente condizionata occorre andare a guardare dentro di sé e scoprire certe cose che in genere i sogni denunciano, ma capire i sogni non è facile. E la via della magia può essere fatta appunto con la mente, e allora non richiede questo, ed è la via della mano destra. Ma prima o poi si diventa preda dell'astrale, perché lì non c'è difesa. E qualche volta i poteri li danno. Ripeto, come ho detto, ci sono persone che nascono già con delle facoltà magiche, e forse, ma non ne sono certa, ma insomma così ha senso, direi che forse in altre reincarnazioni l'hanno fatto, insomma, no? Qualcosa l'hanno fatta prima, insomma. Non so spiegare come, non ne ho prove, no? Però così ha senso, potrebbe essere questo. O comunque il fatto è che ci sono delle persone. Poi come adoperano questa loro facoltà, ognuno lo fa a modo suo, no? Ho visto persone deteriorarsi, no? E ho visto invece persone migliorare attraverso questa via, no? Perché la via dipende da come la affrontiamo. Se abbiamo che intento abbiamo? Se abbiamo un intento di liberazione, di conoscenza, di libertà dai condizionamenti, no? Se vogliamo capire la vita e come è organizzata la vita per quello che noi piccolissimi esseri umani possiamo capire, no? Per cui non andiamo in giro a raccontare che noi siamo in contatto con le energie dell'universo, che noi siamo dalla parte, aspetti, come dicevano, perché io di vie magiche ne ho fatte tante, prima di scoprire la mia. Essere non più dalle parti degli effetti, ma dalla parte delle cause. Cioè noi diventiamo la parte che gestisce il mondo, ma stiamo scherzando?
No, siamo dei piccoli esseri umani, sempre. Ed è importante questa aderenza con la terra, altrimenti diamo di testa. Noi possiamo essere dalla parte della natura, ma non è che noi organizziamo la natura, siamo sempre creature sue. Noi possiamo metterci in sintonia con la natura e quindi capirla, scoprirne l'intelligenza che noi le neghiamo, perché noi non attribuiamo intelligenza agli animali e nemmeno alle piante. Gli animali li usiamo come cose e così le piante. Quando fate questa strada rispettate gli animali e le piante e quindi col cavolo che si vanno a sacrificare gli animali. Chi sacrifica gli animali non ha capito nulla. L'idea del sacrificio è un'idea molto nera, sia che il sacrificio sia rispetto agli altri, cioè sacrificare altri, che possono essere creature umane o animali, sia sacrificare se stessi. E qui c'è un distinguo importante. Io posso sacrificarmi se ho un figlio che soffre e io devo aiutarlo, per cui rinuncio a alcune parti della mia vita per stare accanto a questo figlio, per esempio, no? Oppure sacrifico una giornata del mio piacere, no? Devo andare a una festa, eccetera, e invece vado a tener compagnia a un'amica che sta male. Cioè questi sono i piccoli sacrifici o grandi sacrifici che si fanno per altri, ok? Ma non deve essere una via di sacrificio, perché è malsana. Perché se noi ci sacrifichiamo sempre, noi ci riteniamo espiatori delle colpe dell'universo, con una divinità crudele, anche se non ci crediamo lo stesso, che in realtà esige sacrificio e sangue. E in realtà è una divinità che è basata sulla sofferenza. E la divinità che è basata sulla sofferenza ci farà soffrire. Non c'è mai niente di buono in una divinità che propugna la sofferenza. Non c'è mai niente di buono in una divinità che considera inferiore la natura, le donne, i bambini e l'anima. Se una religione o una via iniziatica considera superiore la mente all'anima, il maschile al femminile, l'uomo sulla natura, in qualche modo, senza saperlo e magari senza volerlo, sta seguendo la magia nera. E spesso noi nella società la seguiamo, senza saperlo, senza volerlo. E bisogna accorgersene per scrollarsela di dosso. Una volta la Chiesa rompeva le scatole ai fedeli dicendo: c'avete il diavolo che vi ossessiona, vi fa cadere in tentazione, e la tentazione era quella di disobbedire a Dio. No, la tentazione è quello di andare nella mente e di lasciare l'anima, perché l'anima può essere anche perduta. Questo scandalizzerà delle persone, ma se usate un buon senso, perché nulla può essere al di fuori del buon senso, capite che una persona, ad esempio, che ha passato tutta la vita a fare soldi, senza preoccuparsi degli altri, no? Magari passandoci sopra, perché se si fanno tanti soldi non è mai con mezzi molto leciti, no? È chiaro, no? È sempre basato sullo sfruttamento di qualcosa, di qualcuno. Se questo ha passato quindi tutta la vita a usare la mente per questo fine, cosa gli è rimasto dell'anima? L'anima l'ha dovuta lasciare, l'ha dovuta fermare, l'ha dovuta chiudere, l'ha dovuta togliere. E quindi piano piano l'ha atrofizzata. L'anima si può atrofizzare
e l'idea che basta in punto di morte redimersi perché Dio ti redime. Tanto è vero che a volte le grandi rivoluzioni religiose, le grandi conversioni religiose che si fanno a volte quando si è vecchi solo per la paura di morire, no? Molti si rivolgono alla religione, in genere portano a una depressione assoluta, perché la religione tende a far riconoscere Dio, a pregarlo, a mettersi nelle sue mani, promettendo una salvezza, ma rinunciando ad ogni forma di piacere, di innocuo piacere. È sempre basato sul sacrificio della nostra anima. Noi dobbiamo desiderare ciò che pensiamo piaccia a Dio. Noi dobbiamo essere figli di un despota. Uscire fuori da questo significa uscire fuori dalla salvazione, uscire fuori dalla protezione, e noi cerchiamo una protezione. Noi dobbiamo essere capaci di capire come possiamo proteggerci da soli e non in modo assoluto, perché dalla morte non ci possiamo proteggere. Però possiamo proteggerci da tante cose, anche dalla morte in un ambito piuttosto ristretto, naturalmente, nel senso che diventiamo molto lucidi e riusciamo a prevenire tante cose e a prevedere tante cose. Ok, quindi la via della mano destra è la via della mente, la via della mano sinistra è la via del cuore, ma siccome la via sinistra è sinistra, è stata scambiata per la via satanica, per la magia nera, eccetera, eccetera. La magia nera è la magia della mente, è il contrario. Non sto dicendo che chi fa la magia razionale è un satanista o è una persona cattiva o crudele, assolutamente no. Però se noi alimentiamo la mente anziché l'anima, noi andiamo un pochino di più verso la distruzione che verso la liberazione. Un saluto a tutti.